Pazzesco. Quello che è successo durante lo show della Stardom del 26 maggio è stato pazzesco. Non trovo altre parole per descriverlo, perché dopo 2 lunghissimi anni di assenza, quando ormai molti tifosi avevano quasi smesso di sperarci, la musica di Utami Hayashishita ha risuonato nuovamente nella Hurricane Hall. E nel momento stesso in cui quelle note hanno invaso l'arena, il tempo è sembrato fermarsi. L'emozione del pubblico era palpabile, ma il vero shock doveva ancora arrivare. Perché Utami non è tornata semplicemente per salutare i tifosi, non è tornata per una comparsata nostalgica, non è tornata per ricordare i vecchi tempi. Utami è tornata con un obiettivo ben preciso ed il suo obiettivo ha un nome e un cognome: Saya Kamitani. Per capire però l'enorme portata di questo ritorno bisogna fare un passo indietro. Nel 2024 infatti Utami lasciò la Stardom per seguire Rossy Ogawa nella nuova avventura rappresentata dalla Marigold. E non stiamo parlando di una wrestler qualunque. Utami Hayashishita è stata una delle colonne portanti della Stardom moderna. Ex World of Stardom Champion, leader delle Queen's Quest e protagonista di alcune delle rivalità più importanti degli ultimi anni. Per molto tempo è stata considerata uno dei volti simbolo della federazione. Ecco perché la sua partenza lasciò un vuoto enorme all'interno della compagnia. Eppure la compagnia è andata avanti. Anzi, in questi 2 anni la Stardom è cambiata radicalmente. Quando Utami lasciò la federazione, Saya Kamitani era ancora la Golden Phoenix, una ragazza sorridente, piena di energie, amata dal pubblico e legata proprio a Utami non solo per via di Queen's Quest, ma soprattutto per via di Afrodite, uno dei team più iconici della storia recente della compagnia. Le due sembravano destinate a restare unite per sempre, erano amiche, compagne, alleate, ma il tempo cambia ogni cosa. Durante l'assenza di Utami, Saya Kamitani ha attraversato una trasformazione che ha dell'incredibile. La Golden Phoenix è scomparsa, al suo posto è nata la Phoenix Queen, una figura completamente diversa, più fredda, più crudele, più spietata. Una leader capace di dominare la scena e di imporsi come il volto principale della federazione. E soprattutto una donna che, nel bene e nel male, si è caricata il peso della Stardom sulle spalle. Negli ultimi paio d'anni Saya è diventata il centro assoluto della compagnia, ha guidato rivalità, ha conquistato titoli, ha attirato l'attenzione dei tifosi, ha scritto pagine importantissime della storia recente della federazione. In molti potrebbero persino sostenere che la Stardom moderna abbia il volto della Phoenix Queen. Ed è proprio questa la realtà che Utami si è trovata davanti quando è tornata, una realtà completamente diversa da quella che aveva lasciato. La scena che si è consumata sul ring è stata semplicemente straordinaria. Da una parte Utami Hayashishita, dall'altra Saya Kamitani, due ex compagni, due ex amiche, due donne che un tempo combattevano fianco a fianco e che oggi sembrano appartenere a mondi completamente diversi. Per anni Utami e Saya sono state molto più che semplici compagni di stable. Insieme formavano Afrodite, uno dei tag team più amati e iconici della Stardom moderna. Erano amiche, alleate, due atlete che sembravano destinate a percorrere la stessa strada ancora per molto tempo. Proprio per questo motivo, vederle oggi, una di fronte all'altra, assume un significato ancora più profondo. La reazione iniziale di Sai è stata quasi surreale. Guardando Utami negli occhi, le ha praticamente chiesto: "Ma tu che ci fai qui?" Una domanda che racchiudeva tutto: sorpresa, fastidio, incredulità, forse persino un pizzico di rabbia. Nel frattempo la Hurricane Hall era letteralmente impazzita.
I tifosi urlavano i nomi di entrambe le atlete, l'atmosfera era elettrica, di quelle che si vedono soltanto nelle occasioni speciali. Utami però non si è fatta intimidire, ha spiegato chiaramente di essere tornata perché desiderava affrontare Saya Kamitani. Non la Saya del passato, non la sua vecchia compagna di Afrodite, ma la donna che si trova davanti oggi, la Phoenix Queen. Perché durante quei 2 anni di assenza, Utami ha comunque seguito il percorso di Saya, l'ha vista crescere, l'ha vista evolversi, l'ha vista diventare il volto della stardom moderna. E forse è proprio questo che l'ha spinta a tornare. Ed è qui che il segmento ha raggiunto un livello emotivo incredibile. Perché Saya Kamitani ha risposto in maniera durissima. Prima di lasciare il ring ha infatti chiesto a Utami dove fosse stata in questi 2 anni, cosa avesse fatto, dove si trovasse, mentre la Stardom attraversava cambiamenti enormi. Una frase apparentemente semplice, ma dà significato profondissimo, come a dire, mentre tu eri altrove, io ero qui. Mentre tu costruivi la tua strada lontano dalla Stardom, io combattevo ogni giorno per questa compagnia. Mentre tu osservavi da lontano, io portavo questa federazione sulle mie spalle. È stato uno scambio di battute breve, ma devastante. Perché entrambi avevano ragione. Utami ha tutto il diritto di tornare e cercare di riconquistare il proprio posto. Ma Saya ha tutto il diritto di ricordarle che il mondo non si è fermato durante la sua assenza. E forse è proprio questo il cuore della rivalità. Non si tratta soltanto di una sfida tra 2 wrestler, si tratta dello scontro tra passato e presente, tra ciò che era e ciò che è diventato, tra la Stardom che Utami ricorda e la Stardom che Saya ha contribuito a costruire. Successivamente, sia davanti ai tifosi che durante le interviste nel backstage, Utami ha ribadito il proprio desiderio di tornare stabilmente ad esibirsi in Stardom. Una dichiarazione che ha inevitabilmente alimentato ulteriormente l'entusiasmo dei fan. Ma le sorprese non erano ancora finite, sì, perché sulla strada della Yayashishita è comparsa Akira Kurogane, la giovane wrestler. Non ha perso tempo e ha immediatamente proposto a Utami di affrontarla. Una sfida lanciata con coraggio e accettata senza esitazioni dalla stessa Utami. Un primo passo, un primo ostacolo, un primo test per capire se Utami sia davvero pronta a rientrare stabilmente nell'universo Stardom. Ma diciamoci la verità. Per quanto interessante possa essere il confronto con Akira Kurogane, tutti stanno pensando a un solo match. Utami Hayashishita contro Saya Kamitani. È inevitabile. È la direzione verso cui tutto sembra puntare. Le tensioni sono già esplose, le emozioni sono già alle stelle. La storia è già stata scritta. Manca soltanto la data. E inevitabilmente gli occhi sono puntati su The Core Version del 20 giugno. Al momento però non esiste alcuna ufficialità, nessun annuncio, nessuna conferma, ma è impossibile non immaginare quel palcoscenico come luogo ideale per questo scontro, perché raramente una rivalità nasce con basi narrative così forti fin dal primo giorno. Abbiamo amicizia, abbiamo tradimento, abbiamo nostalgia, abbiamo orgoglio, abbiamo due delle più grandi protagoniste del Joshi Puroresu moderno. E soprattutto abbiamo due visioni completamente diverse di ciò che rappresenta la Stardom. Se il match dovesse davvero diventare realtà, potremmo trovarci davanti a una delle rivalità più importanti dell'anno. Ma per ora tutto tace, nulla è sicuro. Ma una cosa però è certa. L'estate della Stardom è appena diventata molto più interessante perché Utami Hayashishita è tornata e il suo ritorno ha già iniziato a scuotere le fondamenta
della federazione. Adesso però voglio sapere la vostra opinione. Cosa avete provato nel momento in cui la theme song di Utami Hayashishita è risuonata nella Huraken Hall? Vi aspettavate questo ritorno? E soprattutto, siete felici di rivedere Utami in Stardom? Scrivetelo qui sotto nei commenti, perché ho la sensazione che questa storia sia soltanto all'inizio, e se davvero il destino ci porterà verso Utami Hayashishita contro Sayaka Mitani, allora preparatevi, perché potremmo assistere a qualcosa di veramente speciale.